La rivalità fra Rhea Ripley e Liv Morgan è una di quelle situazioni tanto strane e particolari del mondo del wrestling. Un mese prima è una delle principali rivalità dell'intera federazione e un mese dopo è una delle rivalità che più ha stancato il WWE Universe. Ma a cosa è dovuto questo cambiamento repentino? Cosa ha portato il WWE Universe a pregare pur di vedere questa faida terminare? Nel video di oggi andremo a rivivere quella che è stata l'intera storia fra Rhea Ripley e Liv Morgan, analizzeremo tutti i particolari di quella che è, barra è stata, una delle rivalità più importanti del 2024 e vi dirò cosa avrei fatto di diverso perché sì, per quanto sono fan di entrambe e per quanto mi piace vederle l'una contro l'altra, secondo me la WWE ha preso delle scelte abbastanza assurde. Ma prima di cominciare non dimenticate di lasciare un bel follow, un bel pollicione in su, ma soprattutto di attivare la campanella delle notifiche. E dal termine di questo video fatemi sapere con un bel commentino qua sotto se amate le mie idee, se odiate le mie idee, oppure se avete altri spunti che io magari non ho preso in considerazione per questo video. So che amerete questo canale a tema WWE. Un'ultimissima cosa prima di cominciare, grazie mille a tutti per l'incredibile supporto che mi state dando. Settimana scorsa abbiamo già raggiunto i 1000 iscritti e sono onesto non mi aspettavo un incredibile supporto in così poco tempo, quindi veramente grazie mille a tutti. Per chi segue la WWE da poco tempo deve sapere che la storia fra Rhea Ripley e Liv Morgan non inizia nel 2024 e non inizia neanche nel 2023. La storia fra Rhea Ripley e Liv Morgan inizia nel 2022, quando dopo l'Elimination Chamber fatto in Arabia Saudita e vinto da Bianca Belair, Rhea Ripley e Liv Morgan fecero squadra, diventarono un tag team e puntarono direttamente ai titoli tag team di quella divisione, in quello che fu il Fatal 4-Way di WrestleMania 38, dove a vincere furono Sasha Banks e Naomi. Successivamente a WrestleMania 38, la Liv for Brutality, questo è il nome del loro tag team, puntò subito ai titoli delle nuove campionesse, ma per quanto ci abbiano provato non sono mai riuscite a detronizzare Sasha Banks e Naomi. E nel loro ultimo match, anch'esso perso, a seguito di un litigio, Rhea Ripley tornò definitivamente su Liv Morgan. La settimana successiva al turno, Rhea Ripley spiegò subito al mondo che il turno su Liv Morgan era dovuto al fatto che quando lei era arrivata nel main roster era riuscita da sola, con le sue forze, a diventare una campionessa massima, ma che una volta perso quel titolo si è ritrovata persa nella divisione tag team con delle partner che a suo dire non hanno fatto altro che indebolirla, a renderla più debole, abbassandola al loro livello. Ed è in questo momento, in questo preciso momento, che arriva un game changer totale nella carriera di Rhea Ripley, ovvero l'unione al Judgment Day che in quel momento era comandato da Edge. Una volta unitasi ad Edge, Rhea Ripley e Liv Morgan sono affrontate altre 4 volte. La prima fu uno scontro 1 contro 1 vinto da Rhea Ripley. La seconda fu un mixed tag team match con Rhea Ripley e Damian Priest contro AJ Styles e Liv Morgan, dove a trionfare fu nuovamente la futura Mami. Il terzo match fu un nuovo 1 contro 1 che questa volta vinse Liv Morgan e la quarta volta fu il 3 contro 3 di Hell in a Cell 2022 dove a vincere fu il team del Judgment Day composto da Edge, Rhea Ripley e Damian Priest. Da questo momento le strade delle due si separeranno per tanto tempo. Rhea Ripley con l'aiuto dei suoi compagni darà vita ad un nuovo Judgment Day, un Judgment Day privo di Edge, con Rhea Ripley e Damian Priest che appunto si sono ribellati al loro ex leader con l'aiuto di Finn Balor, nuovo membro della stable. In questo momento per Rhea inizia una run molto particolare, perché il Judgment Day diventa un grande mix di figo, carino e inutile per tanto tempo. Però c'è una situazione molto precisa che permetterà a Rhea Ripley di imporsi come una delle superstar più importanti del presente, ma soprattutto del futuro della WWE. E questa situazione è l'inserimento di Dominic Mysterio all'interno del Judgment Day. L'inserimento di Dominic Mysterio permetterà di tirare fuori tutto il potenziale latente all'interno dell'australiana, che da questo momento in poi, proprio come confessato da Rhea Ripley in futuro, le permetterà di essere al 100% se stessa, diventando in poco tempo uno dei personaggi più amati del WWE Universe. D'altro canto però Liv Morgan non è stata con le mani in mano perché è vero ha perso la storia con Rhea Ripley e il Judgment Day, però si riprende alla grande vincendo il Money in the Bank dello stesso anno ed incassando su Ronda Rousey, diventando per la prima volta in carriera SmackDown Women's Champion. E di conseguenza passò al brand di SmackDown, ovvero il brand opposto a quello di Rhea Ripley. La run titolata di Liv Morgan durerà solamente 98 giorni e non fu neanche troppo entusiasmante a dire la verità. Sconfisse nuovamente Ronda Rousey a SummerSlam in un finale molto particolare dove poco prima della vittoria Liv Morgan aveva effettivamente ceduto alla fighter. Sconfisse Shayna Baszler a Clash at the Castle e a Extreme Rules perse nuovamente il titolo contro Ronda Rousey. Però devo essere sincero, per quanto fui contento del momento finalmente ottenuto per Liv Morgan, al tempo stesso quella run titolata non la rese effettivamente una star importante in WWE. Gli mancava ancora quel qualcosa, gli mancava ancora quel pizzico di sale per renderla effettivamente una delle stelle della federazione, e gli mancava ancora un qualcosa, come ho detto prima.
Le due in questo momento, essendo in due roster totalmente opposti, non ebbero più alcun contatto fra di loro, e questo fino alla Royal Rumble del 2023. Rumble dove Rhea Ripley e Liv Morgan entrarono rispettivamente con il numero 1 e 2, e per tutta la contesa nessun altro atleta è riuscito a eliminarle. Tant'è che le ultime due della rissa furono proprio Rhea Ripley e Liv Morgan, che diedero vita ai due maggiori record di longevità all'interno di una Royal Rumble femminile. Liv Morgan ebbe una presenza di 1 ora, 1 minuto e 7 secondi, e Rhea Ripley la vincitrice con 1 ora, 1 minuto e 8 secondi di permanenza. Record poi battuto da Bayley l'anno successivo con 1 ora, 3 minuti e 3 secondi. Dopo la vittoria della rissa reale, Rhea Ripley sconfisse Charlotte Flair in quel banger di WrestleMania 39, diventando SmackDown Women's Champion, titolo che poi diventerà l'attuale Women's World Championship. Mentre Liv Morgan, insieme a Raquel Rodriguez, si ritrovò immischiata nella categoria Tag Team, categoria della quale diventarono campionesse un paio di settimane dopo a WrestleMania 39, battendo due leggende come Becky Lynch e Trish Stratus. Resero vacanti quelle cinture dopo l'infortunio di Liv Morgan, per poi riprendersele a Money in the Bank dello stesso anno, battendo Ronda Rousey e Shayna Baszler. Ed è in questo preciso momento, che le strade di Rhea Ripley e di Liv Morgan si rintrecciano in modo molto importante, perché in questo momento inizia la prima parte della storia che stiamo vedendo oggi. Una volta campionesse, poco dopo andarono in soccorso di Natalia, che dopo aver perso un match contro Rhea Ripley stava venendo ancora brutalizzata dalla campionessa, ancora non soddisfatta dalla vittoria appena ottenuta. E dopo questo evento, nel giro di 2 settimane, Rhea Ripley infortunò prima Raquel Rodriguez, portando lei e Liv alla perdita dei titoli tag team, e la settimana dopo anche Liv Morgan subì la stessa sorte. Raquel tornò dopo qualche mese, ebbe una faida con Rhea Ripley, ma a vincerla fu proprio la Mami. Invece Liv Morgan tornò direttamente alla Royal Rumble del 2024, Royal Rumble dove arriverà nuovamente seconda. Successivamente si qualificò all'Elimination Chamber, valevole per diventare la nuova number one contender al titolo di Rhea Ripley, ed in questo momento c'è un segmento fondamentale, ovvero le parole di Liv Morgan quando in un'intervista dice che lei è tornata per vendetta. Lei vuole vendetta nei confronti di Rhea Ripley e che si prenderà tutto quello che ama. Sfortunatamente per Liv, anche nell'Elimination Chamber arriverà di nuovo seconda, e sarà Becky Lynch a stappare il biglietto per WrestleMania 40. Rhea Ripley, una volta sconfitta Nia Jax a Elimination Chamber, sconfisse anche Becky Lynch a WrestleMania 40, aumentando ancora di più il dominio incontrastabile della Mami e facendo pensare ai fan della WWE che non ci fosse nessuna donna in grado di sconfiggerla. Però, nel Raw post WrestleMania, a seguito di un attacco proprio di Liv Morgan, Rhea Ripley si infortunò e venne costretta a rendere vacante la sua cintura. Liv Morgan dirà che è stato il karma a colpire Rhea Ripley, occhio per occhio, spalla per una spalla, ed una volta che vincerà la Battle Royale per decretare la nuova Women's World Champion, potrà iniziare in modo definitivo il Liv Morgan Revenge Tour. Battle Royale che però venne vinta dalla rientrante Becky Lynch e Liv Morgan arrivò nuovamente seconda. Poveraccia. Dopo la Battle Royale, Liv Morgan fece di tutto per essere la prima sfidante di Becky Lynch in quello di King and Queen of the Ring. Ottenne il suo match, ed è in questa storia fra Becky Lynch e Liv Morgan che inizia un altro pezzo di storia fondamentale però nella storia con Rhea Ripley, ovvero l'inserimento di Dominic. Dominic dirà che il suo obiettivo è quello di distruggere ogni ambizione di Liv Morgan per quello che ha fatto alla Mami, che farà di tutto per non farla diventare campionessa, ma proprio a King and Queen of the Ring, fingendosi dalla parte di Becky Lynch, fingendo che voleva aiutarla, lancerà una sedia sul ring, andrà a distrarre l'arbitro, ma alla fine della fiera quella sedia venne utilizzata da Liv Morgan, che di conseguenza diventò la nuova Women's World Champion. E anche nel rematch di Raw Dominic Mysterio ebbe un ruolo fondamentale, perché casualmente fu comunque fondamentale per la sconfitta di Becky Lynch, e nel post-match Liv Morgan lo baciò. Ma ripeto, fino a questo momento Dominic Mysterio è ancora contro Liv Morgan, quantomeno di facciata. In questo momento inizierà una storia infinita con Liv Morgan che cercherà di rubare l'uomo di Rhea Ripley, perché mi viene da ridere. Ma non solo, perché Liv Morgan cercherà di fare la stessa cosa con il Judgment Day, o quantomeno con una parte del Judgment Day. Liv Morgan aiuterà Finn Balor e JD McDonagh ad ottenere una chance titolata ai titoli tag team di Raw. Titoli che Finn Balor e JD McDonagh vinsero contro gli Awesome Truth, e dal termine della serata Finn Balor, JD McDonagh e Liv Morgan festeggiarono mostrando in camera i loro 3 ori. Tutta questa fase di facciata dove Dominic Mysterio e una parte del Judgment Day sono contro Liv Morgan durerà fino al post Money in the Bank, quando tornerà la Mami, e tutto sembrerà tornare alla normalità, soprattutto dopo un segmento di Dominic Mysterio dove dirà a Liv Morgan che non starebbe mai con una come lei, ma soprattutto dicendogli che gli ha rovinato la vita e che la odia.
Però ripeto, è sempre una situazione di facciata e infatti a SummerSlam Dominic Mysterio un secondo prima salva Rhea Ripley da una sconfitta per squalifica, ma un secondo dopo con la stessa sedia con la quale ha salvato Rhea Ripley la lancia sul ring, va a distrarre l'arbitro e quella sedia la utilizzerà Liv Morgan per restare campionessa. Liv mantiene il titolo e nel post-match questa volta è Dominic a baciare Liv Morgan. È Dominic che mostrerà al mondo intero il suo turn su Rhea Ripley. Dopo SummerSlam avremo una breve storia fra i due traditi del Judgment Day, Rhea Ripley e Damian Priest contro il Judgment Day composto da Liv Morgan, Finn Balor, Carlito, JD McDonagh e Dominic Mysterio. Ci sarà un 2 contro 2 in quel di Bash in Berlin, ci sarà un 2 contro 2 fra i Terror Twins composti da Rhea Ripley e Damian Priest contro il Judgment Day composto da Liv Morgan e Dominic Mysterio. Match che vinceranno i face in un 2 contro 5 perché poi alla fine quel match fu letteralmente un 2 contro 5 dominando in modo incontrastato e questo match porterà alla rivincita di Bad Blood fra Liv Morgan e Rhea Ripley con Dominic Mysterio che in quel match verrà appeso dentro la gabbia per squali. Nel match di Bad Blood Dominic Mysterio non potrà interferire, non potrà fare assolutamente niente, ma quando cadrà dalla gabbia, rimanendo appeso come un salame nel tentativo di non so fare che cosa, Rhea Ripley non riuscirà a resistere alla tentazione di prendere una mazza da kendo e vendicarsi per quello che Dominic gli ha fatto. Ed è in questo momento che avviene il ritorno di Raquel Rodriguez, con il match che finisce in squalifica, con Rhea Ripley che si è vinto il match, ma con la cintura che è ancora la vita di Liv Morgan. Penso si possa dire che questo sia uno dei peggiori ritorni di sempre, soprattutto per come è avvenuto e per quanto mi riguarda la maggior parte delle colpe va all'arbitro. Dopo questo evento non è successo un granché e la storia è diventata quasi inutile considerando che Liv Morgan ha avuto una storia per un titolo inutile a Crown Jewel e che successivamente abbiamo avuto un War Games che non aveva troppo senso di esistere per come è stato costruito. Per lo più con una Rhea Ripley che dopo essere stata messa KO e brutalizzata con no, aspetta, questa la devo dire bene. Con 2 mazze da baseball in ferro, è tornata dopo 2 settimane. Quindi, come avrete capito, in questa storia ci sono 2 lati alla medaglia. Ci sono pro e contro. Tra lati positivi spicca sicuramente che possiamo parlare e definire questa storia come long term storytelling. Hanno una storia che è iniziata quasi 3 anni fa, che è sempre stata accompagnata da ottimi segmenti e che ha avuto una narrativa ed una linearità molto invidiabile nel roster femminile, che dal 2022 ad oggi, dal mio modesto parere, non ha avuto chissà quante belle storie, ad eccezione di Bianca Belair contro Becky Lynch e di Bayley contro Io Sky. Un altro lato positivo è che le due ormai hanno raggiunto un'alchimia incredibile. Un'alchimia che magari non ti regala quel match a 5 stelle, però nei segmenti backstage, nei promo e tutte quelle cose che danno vita ed animo ad una storia, le rendono una la perfetta nemesi dell'altra. Con i dovuti paragoni, però Rhea Ripley sta a Liv Morgan come Randy Orton sta a John Cena e viceversa. Non ci sarebbe questa Rhea Ripley senza Liv Morgan e non ci sarebbe questa Liv Morgan senza Rhea Ripley, indipendentemente da chi sia la heel o chi sia la face. E se guardiamo a quanto hanno creato nel 2024, raggiungiamo l'apice della loro storia. Una storia che, come dicevo all'inizio di questo video, è stata capace di diventare una delle storie più importanti del 2024 in WWE. È stata una storia capace di mantenere attaccati i fan allo schermo per scoprire cosa sarebbe successo e soprattutto è una storia che si è guadagnata il privilegio di aprire uno show importante come SummerSlam. E questo è straordinario. Però al tempo stesso è una storia che alla lunga ha anche stancato i fan che fino a un mese prima stavano investendo tantissimo in questa storyline ed è ora che passiamo ai contro. Nei contro parlerò specificatamente degli errori che la WWE, dal mio punto di vista, ha commesso. Vi dirò quello che avrei scritto io giusto per mettere qualche idea sul piatto e vi dico subito che tutti questi errori arrivano dal post Bad Blood. Il primo grande errore è il ruolo di Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez è tornata per essere la bodyguard di Liv Morgan e dal mio punto di vista affidargli questo tipo di ruolo in una storia che a regola dovrebbe arrivare a WrestleMania 41, salvo clamorosi colpi di scena, non è accettabile. Raquel Rodriguez poteva essere la perfetta terza incomoda in questa storia, perfetta per tenere impegnata Rhea Ripley, perfetta per dare altre avversarie a Liv Morgan, ma soprattutto perfetta per far aumentare ancora di più nei fan quella voglia incontrastabile di vedere Rhea Ripley distruggere Liv Morgan.
e riprendersi quella cintura che non ha mai perso. Liv Morgan disse che a Bad Blood avrebbe battuto Rhea Ripley perché è più intelligente di lei, e quindi perché non far tornare Raquel in uno scenario dove magari Liv Morgan gli ha promesso una chance titolata se lei l'avesse aiutata contro Rhea Ripley? Dal mio punto di vista questo sarebbe stato un ottimo scenario. Sarebbe stato un ottimo scenario perché Liv Morgan avrebbe avuto tutte le altre sue rivalità, Rhea Ripley avrebbe cercato vendetta nei confronti di Raquel Rodriguez, quindi avrebbero avuto una storia fra di loro, e per i Wargames, se proprio volevi fare un Wargames, avevi un Wargames molto più sensato a costruire rispetto a quello che hai creato effettivamente. E questo se parliamo solamente per i primi 2 mesi dopo Bad Blood, perché dopo Survivor Series avreste avuto ancora più scenari a disposizione. Avresti potuto creare uno scenario dove Raquel magari turna su Liv Morgan, perché Liv Morgan continua a ritardare quel match che le ha promesso, quindi potevi creare un match fra di loro, potevi creare un match a 3 dove si inseriva Rhea Ripley, potevi creare veramente tante situazioni, e io ve ne ho messo solamente un paio qui sul piatto, ma veramente ce ne sono tantissime che potevi creare. Ed invece no, pigrizia più assoluta, e questa storia è diventata quasi casuale. Il secondo errore, dal mio punto di vista, è quello di aver scritto Rhea Ripley come la Superman femminile, senza creare stati mentali nella Mami. Scriverla come una forza indomabile rende chiaro a tutti, anche ai fan meno concentrati, che appena Liv Morgan sarà da sola non avrà nessuna possibilità contro Rhea Ripley. La storia con Dominic è stata inutile dopo Bash in Berlin, considerando che ha distrutto pure lui, e Raquel Rodriguez non serve ad altro che renderla ancora più potente. Però al contrario, se la rendevi meno Supergirl e creavi più dubbi nella sua psiche, ti saresti creato tante più occasioni dove Rhea Ripley poteva anche perdere dei match. Potevi creare una fase di depressione per il doppio tradimento subito, Dominic Mysterio e il Judgment Day, così da creare non solo una rincorsa al titolo, ma anche una storia che l'avrebbe resa un personaggio con il quale era molto più facile empatizzare, con il quale era molto più facile connettersi emotivamente, un personaggio che non si fidava più di niente, fragile, debole. Potevi creare veramente una storia molto molto bella con Rhea Ripley. Ed invece no, Rhea Ripley è una Supergirl, è incontrastabile, indomabile, la dea della WWE, e niente, pigrizia della WWE. Mentre il terzo ed ultimo contro è che Liv Morgan non è ancora riuscita a diventare quella star che tanti pensavano o si aspettavano diventasse. Ha avuto un upgrade enorme, ma non è ancora diventata quella superstar come una Rhea Ripley, una Bianca Belair o una Becky Lynch, giusto per fare qualche nome. Come ho detto mentre parlavamo della storia fra Rhea Ripley e Liv Morgan, ancora gli manca quel tocco in più, quel pizzico di sale in più. Dopo SummerSlam il suo personaggio ha avuto una stagnazione importante, e questo è un grande peccato perché era il momento in cui dovevano accelerare con Liv Morgan. Era il momento in cui Liv Morgan doveva dominare mentalmente Rhea Ripley. Era il momento in cui Rhea Ripley stava perdendo tutto, ed invece è stata Liv Morgan quella dominata. E questa è pura follia. Queste 3 situazioni sono situazioni che la WWE ha gestito veramente molto molto male. Perché in una situazione dove hai letteralmente tutto per arrivare al tuo obiettivo finale, che a regola dovrebbe essere WrestleMania, ma anche qualora non fosse WrestleMania, anche se fosse la Royal Rumble o Raw su Netflix, non puoi commettere errori come l'utilizzo di Raquel Rodriguez, non puoi non giocare con la psiche di Rhea Ripley, e soprattutto non puoi non sfruttare la situazione di Rhea Ripley per elevare Liv Morgan. Non puoi essere così pigro creando il nulla più totale. E questo è il motivo per cui Liv Morgan non ha fatto ancora quello step che è alla sua portata. È il motivo per cui dico che la storia nel wrestling è fondamentale. Una giusta storia può salvare una carriera, una giusta storia può riscrivere le carriere, può segnare le carriere. E questa storia che poteva segnare e riscrivere la carriera di Liv Morgan, ancora oggi, per quello che stiamo vedendo, non ci è riuscita. Questa pigrizia narrativa è il motivo per cui la gente si è stancata di questa storyline, è il motivo per cui tante persone stanno pregando che ci sia un cambiamento importante all'interno di questa storia. Ed è un grande peccato perché, come avete visto, basta pochissimo per poter scrivere tantissimo. Soprattutto considerando che questa WrestleMania sarà a fine aprile, quindi quando sarà il 1° gennaio avremo ancora quasi 5 mesi da dover riempire. E per quanto mi riguarda, se la storia resterà questa e vogliono arrivare a WrestleMania, io personalmente arriverò a WrestleMania quasi con zero hype, e il mio interesse sarà quasi vicino allo zero. Sempre che, la butto lì, non vogliono chiudere la rivalità alla prima puntata di Raw su Netflix. E se devo essere onesto, per quello che stiamo vedendo, forse è la soluzione migliore. Anche perché alla fine la prima puntata di Raw su Netflix è un evento storico, è un evento che è paragonabile a un primo live event. Certo, non sarà WrestleMania, però comunque è paragonabile a un primo live event di quelli grossi, grossi, grossi. Il valore di tale evento è gigantesco e quindi può essere più di una semplice opzione. Però ciò non cambia che la storia che hanno scritto dal post Red Blood a ora è stata un disastro. Però, qualora chiudessero su Netflix, in tal caso bisognerà scoprire quale sarà il futuro delle due, indipendentemente dal vincono o perdono quel match.
ma avremo sicuramente occasione di parlarne in futuro. Però, tornando al discorso di prima, se vogliono arrivare fino a WrestleMania serve un cambio di rotta importante, perché altrimenti se continuano in questo modo, raccontando praticamente niente, rischiano di perdere il totale interesse del WWE Universe. E tutto questo long term storytelling rischia di non avere una chiusura adatta per quanto bello abbiamo visto dal 2022 fino a quest'estate. Bene, grazie a tutti per aver guardato il video fino a qui. Fatemi sapere se vi piacciono questi video dove, oltre a parlare delle situazioni di oggi, andiamo anche un po' a rivivere quello che è successo in passato. Spero che il video vi sia piaciuto, grazie mille ancora per il sostegno. Io per oggi ho finito. Ciao.